Qualche settimana fa è successo qualcosa che onestamente non mi aspettavo. Ho pubblicato un video su questo canale il cui titolo era qualcosa del tipo "Gli iscritti non contano nulla". Riassumendo all'osso, sostenevo in quel video che il numero di iscritti non rappresenta il successo del nostro canale YouTube, ma il successo del canale YouTube deriva da altre cose ben più importanti: la creazione di una community o la creazione di un luogo in cui avere una soddisfazione personale, in cui star bene e far star bene le altre persone. E io credo fortemente in questa cosa, ma onestamente non pensavo che fosse un pensiero così diffuso e già mi aspettavo commenti del tipo "ma cosa dici? Gli iscritti sono tutto, se non hai iscritti non ti vede nessuno, il successo su YouTube è diventare famoso, guadagnare, tu stessa guadagni con YouTube", eccetera eccetera. E invece, con mia grande sorpresa, sono arrivati solo nella prima settimana circa 150 commenti, ma ad oggi probabilmente saranno ancora di più. E direi il 99% di questi commenti erano scritti da persone realmente emozionate da quello che avevo detto. Persone che si riconoscevano in quello che avevo detto, che avevano bisogno di sentirsi dire quelle parole per essere ancora più convinti di fare la cosa giusta. Insomma, quel video è arrivato al cuore di tante persone. Se poi vuoi vederlo ti lascio un link in descrizione, ma ora siamo qui a parlarne perché quel video mi ha fatto capire una cosa che oggi voglio condividere con te e che sarà la chiave della crescita su YouTube nel 2025 e forse anche oltre. Quel video ha avuto così tanto successo perché io mi sono aperta più del solito, più di tanti video pratici e tecnici che faccio, che sono video utili, ma sono un po' freddi. Invece in quel video traspariva la mia emozione e si è creata empatia. Tra l'altro ha avuto anche un grafico di fidelizzazione molto buono, circa il 15% in più di persone rispetto alla mia media sono rimaste attaccate a quel video. E questo significa una sola cosa, che il pubblico ha bisogno di emozioni e di umanità. E allora ti chiedo di fare questo esercizio prima di continuare. Raccontami se nei tuoi video c'è un'emozione che vuoi veicolare. Quale emozione vuoi trasmettere a chi ti guarda? Perché se nei tuoi video c'è un'emozione, quel video e il tuo canale farà molta più strada. Tra l'altro abbiamo parlato proprio di questo argomento in una delle recenti riunioni del mio gruppo privato, la community degli YouTuber, e l'abbiamo indicato come uno dei modi per trattenere l'attenzione delle persone sui tuoi video, ma anche per creare una community. E ringrazio in particolare Diego di Dix Music, il suo canale è linkato in descrizione, per tutti i suoi spunti che mi hanno spinto a creare questo video. Se poi vuoi sapere come far parte anche tu di questo gruppo di YouTuber per condividere esperienze, feedback, strategie di crescita, ti lascio un link alla community nelle schede in alto e in descrizione. Certamente per un canale educativo, informativo come è anche il mio, è difficile inserire sempre un'emozione perché spesso sono informazioni tecniche, ma se si riesce a fare questa cosa la differenza si nota ancora di più e lo si vede proprio anche dai numeri. Come vi dicevo, le mie metriche solitamente sono un po' più basse, ma nel video di qualche settimana fa di cui vi sto parlando c'erano molti più commenti e la durata di visualizzazione era più lunga. Certamente non smetterò di fare tutorial o di darvi consigli anche pratici che vi servono nella gestione quotidiana del vostro canale, però magari farò più attenzione su questo punto e cercherò di inserire dei punti di contatto con chi mi guarda. E ti suggerisco di cominciare a ragionare su come fare questa cosa anche sui tuoi video. E credo fortemente che l'importanza dell'umanità sarà sempre più importante man mano che si svilupperà e diffonderà l'intelligenza artificiale. È già molto diffusa, ma lo sarà sempre di più, e i contenuti creati in questo modo sono e saranno tecnicamente eccellenti, ma perlomeno al momento gli manca una cosa, ovvero il cuore, quello che solo uno YouTuber in carne e ossa può mettere. Il pubblico si sta in un certo senso abituando a contenuti creati artificialmente, ma più o meno inconsciamente secondo me andrà alla ricerca di quello che manca, ovvero del contatto umano, della presenza umana e delle emozioni. E se noi come creator riusciremo a fornirgliele in modo sincero, avremo lunga vita su YouTube. Ma oltre all'umanità, secondo me ci sono altri aspetti che saranno cruciali per la crescita su YouTube nel 2025. Te ne parlo in questo video che ti suggerisco di recuperare immediatamente.